Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2023 che si è concluso da poco. Il titolo è Bora Deborah. Sono 14 puntate e adesso vediamo la trama. La protagonista, Bora, appunto come dice il titolo, nome d'arte Deborah, è una guru delle relazioni. Ha scritto diversi libri, è ospite in un programma radiofonico in cui dà consigli alle persone che hanno delle difficoltà a gestire le relazioni amorose o hanno incontrato qualche ostacolo, qualche problema, scrivono, chiamano e sentono i suoi consigli, appunto. Lei è fidanzata da 4 anni, ha una vita all'apparenza appagante e sembra sia in procinto di sposarsi. In realtà sta aspettando la proposta di matrimonio dal fidanzato, che ha saputo tramite via traverse, ha già anche comprato l'anello, e quindi la vediamo nelle prime 2 puntate che durante una delle uscite appunto con questo fidanzato attende l'occasione in cui lui le fa la proposta, che però non succede. Anzi, dopo aver dibattuto tra sé e sé, tra sé e le amiche, tra sé e la sorella, tra sé e il primo passante ignaro, decide di andare a casa sua a fargli una sorpresa, perché ormai lei è una donna emancipata e quindi perché non può fare lei la proposta di matrimonio? Se non che quando arriva sotto casa del fidanzato lo trova in macchina che si limona proprio follemente con un'altra tizia che lui le aveva presentato come la cugina. In realtà non è la cugina, ma è un'amica di famiglia. Fatto sta che le cose non cambiano. Lui si stava limonando l'altra e qua le cade veramente il mondo addosso, perché da una parte c'è l'immagine pubblica di appunto guru delle relazioni con una relazione solida e appagante, e dall'altra c'è la realtà che invece non corrisponde all'immagine pubblica. Lei ci rimane ovviamente malissimo, ha proprio anche un esaurimento nervoso che la portano a fare delle scenate in pubblico, sia davanti a persone che fanno parte del suo ambiente lavorativo, sia al fidanzato da cui torna, all'ex fidanzato ormai, da cui torna, mi sembra un paio di volte in lacrime, supplicandolo di riprendersela, finché la reazione, diciamo, a queste sue scenate, soprattutto quelle professionali, causano ovviamente un'alzata di scudi contro di lei, che non è così perfetta come si pensava fosse, e ha detto delle cose anche un po' ovviamente estreme, e che hanno fatto sbriciolare appunto questa immagine di perfezione, e si ritrova, per rimettere un po' insieme i pezzi, sia dal punto di vista dell'immagine sia dal punto di vista economico, a collaborare con un editore che è il protagonista, per scrivere un libro in cui, invece di parlare di storie d'amore, come accaparrarsi l'uomo, come avere successo dal punto di vista romantico, come sono stati i suoi libri precedenti, vuole parlare delle rotture, di come affrontare una rottura, usando un po' anche la sua esperienza personale per dare un taglio più realistico, più vero, più autentico al suo libro. Il tizio però ce l'ha un po' a morte con lei. Perché? Perché durante uno dei segmenti radiofonici di cui lei è stata ospite, aveva risposto a una tizia che chiedeva consiglio riguardo a una relazione di 4 anni in cui lui c'era, ma non aveva mai dato né conferme verbali, né aveva mai fatto passi specifici, passi ufficiali per rendere la relazione, per dare, diciamo, il sigillo di autenticità appunto alla relazione. E lei aveva risposto in maniera
molto tagliente, come era il suo stile, soprattutto durante questa trasmissione radiofonica, dicendo che un uomo che non si vuole mai impegnare verbalmente, di fatto, anche emotivamente, è un po' ancora sulle sue. Quindi aveva consigliato alla tizia di mollarlo. Quello che lei non sa è che la storia era quella di una delle ragazze della redazione radiofonica, e il fidanzato era proprio questo editore che aveva ascoltato lo stesso programma e si era un po' riconosciuto nel profilo di lui che Borà aveva fatto, ed era andato a comprare un anello per la fidanzata. Per la ragazza, con cui però non ha mai fatto il passo di dire tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo, stiamo insieme ufficialmente. E quindi lei era un po' insicura, incerta su come definire le cose. Fatto sta che in questa circostanza lui arriva con l'anello per fare il passo, per cercare di essere un pochino più rassicurante nei confronti di lei, e lei invece lo pianta, e quindi lui attribuisce la colpa appunto a Borà, e non è proprio entusiasta di iniziare questa collaborazione professionale, se non che lo fanno per esigenze varie da entrambe le parti, e conoscendosi, lui la vede anche in situazioni assolutamente imbarazzanti, conoscendosi iniziano a piacersi. Lei sta ancora uscendo dalla rottura con l'ex, e lui le fa un po' da spalla, le fa un po' da conforto, si apre un po' a sua volta, finché appunto non si rendono conto di piacersi, ed è lei a fare la prima confessione. Però lui di nuovo ripete l'errore che aveva fatto con la ex che nel frattempo si sta già sposando con un altro, perché aveva anche tenuto un po' il piede in due scarpe. Questo è una parentesi che serve ad aggiungere un po' di pepe alla situazione. Dicevo, lui con Borà, nonostante si veda che sia interessato, non si espone mai, non le dice mai le cose chiaramente, o non si sbilancia, ecco. E quindi quando lei gli confessa i sentimenti, gli dice sono cose, ecco, cioè, tu hai fatto un sacco di cose molto carine nei miei confronti, che mi hanno portato ad avere certi pensieri, a pensare che anch'io non ti sono indifferente, ma perché non riesci a dire niente? Cioè, sono così grandi questi sentimenti che hai per me da non riuscire a metterli in parole. Perché quello che succede in questo caso cos'è? È che per quanto siano grandi i sentimenti, i tuoi sentimenti, se tu non mi dai una conferma a parole, io penso che sia tutto nella mia testa, e va a finire che mi sento solo stupida. Finché complice alla fine il ritorno sulla scena dell'ex fidanzato che millanta un cambio di opinione, e millanta di essersi sbagliato in maniera catastrofica nei suoi confronti, e le fa la proposta di matrimonio che lei aspettava all'inizio, ma a cui ormai non è più interessata. Ecco, il protagonista finalmente si sveglia, si dichiarano e vissero tutti felici e contenti. Allora, il dramma è carino, e la coppia principale oggettivamente riesce a reggere l'interesse dello spettatore per tutte le puntate. A volte lei, che è inizialmente un po' schiava delle apparenze, con tutti questi preconcetti da sì, sono una donna affermata, so tutto di come funzionano le relazioni, bisogna lasciare spazio a lui, bisogna essere coscienti, bisogna giocare, bisogna essere un po' strategici nelle relazioni. A volte viene un po' su per una gamba con questi suoi atteggiamenti, però comunque fa un bel percorso, perché si rende conto anche lei che a volte era un pochino esagerata. Prende però coscienza anche di come è fatta lei, e dice va bene magari smussare certi aspetti del mio carattere, però io non posso fingere di essere una persona diversa da quella che sono un po' esagerata, ho bisogno di certe rassicurazioni, certe conferme, voglio fare le cose in un certo modo, è perché io sono così, e va bene il compromesso, ma non va bene snaturare se stessi. Lui
rimane molto fedele a se stesso, a un certo punto capisce che effettivamente il suo atteggiamento, come era già successo per la ex, può essere controproducente perché per quanto a volte i gesti possano essere palesi, i gesti di interesse, uno può dall'altra parte non ti legge nel pensiero, quindi se c'è una persona magari un po' insicura o che è stata scottata da un'esperienza del passato, può essere che pensi di starsi immaginando, che si stia immaginando tutto e quindi che sia tutto nella sua testa. Se tu non dai delle conferme e dici guarda che sì, quello che stai pensando è effettivamente quello che penso anch'io ed è ABC. Però ecco, ripeto, le loro dinamiche sono costruite molto bene e tengono l'attenzione dello spettatore per tutti i 14 episodi. Ecco, loro avrebbero potuto magari mettersi insieme un po' prima, quello per carità, però vabbè, prendiamo un po' quello che passa al convento. E meno male, dicevo, che c'è questa coppia che regge l'intera durata del dramma e l'intera, diciamo, struttura degli eventi, perché tutte le coppie secondarie per me, cioè, sono una peggio dell'altra. Partiamo dalla sorella di Borah, Bomi. Ragazza, non so, non riesco a decifrare la sua età perché a un certo punto Borah le dice guarda che io sono il tuo tutore legale, quindi non riesco a capire se è minorenne, probabilmente lo è, o se altro, ecco. Allora, questa praticamente è una viziata della miseria che vive a spalle della sorella, le frega i vestiti, le usa le cose, gliele danneggia anche e manco le chiede scusa. Anzi, quando la sorella gliele dice su perché appunto ha preso le cose senza chiedere, poi le ha pure rovinate e manco chiede scusa, questa dice allora sento la madre che poi infama la sorella maggiore. E fe- non fa niente, vuole uscire la sera a divertirsi con le amiche, incontra questo tizio che è praticamente un cucciolo di Labrador che si innamora a prima vista di lei. All'inizio lo schiena, poi si incontrano in diverse circostanze non orchestrate da lui, non è uno stalker, si incontrano proprio casualmente e quindi accettano di uscire insieme a lui, stanno insieme, lei rimane incinta, si sposano, fine. A un certo punto c'è un accenno di profondità di personaggi in cui gli dice mi sento una che non riesce a concludere niente perché non ho un lavoro. A un certo punto inizia a lavorare part time in un bar dove lavora anche lui, però cioè, non ha una missione, un interesse, uno scopo nella vita. Rimane incinta, si sposa, basta. Fine proprio del mini accenno di profondità del personaggio che poteva esserci. Quindi la coppia in sé è carina, però le loro vicende sono assolutamente scialbe, cioè insapori, insulse. Poi abbiamo l'amica di Borah che lavora in una redazione di un giornale, mi sembra, che ha a che fare anche questo con la moda, lifestyle, eventi, eccetera, eccetera. Allora, questa è sposata con un tizio che è il padrone del bar dove poi lavoreranno la sorella di Borah con il fidanzato. Allora, lui è un bambino cresciuto che o lavora al bar, altrimenti si cerca di rifugiarsi nel suo covo segreto al riparo dalla moglie dove ha la TV per vedere il calcio, per giocare con i videogiochi e praticamente passare del tempo in solitudine. Lei, dalla sua parte, è una stracciamaroni con la patente perché ogni volta che lui cerca di dire qualcosa, cioè lei lo zittisce a male parole. Quando lui, che è una cosa cioè, anche di una certa gravità secondo me, cioè cerca di tirarsi indietro dai doveri coniugali, lei ovviamente ci rimane male, ma non affronta mai il discorso in maniera seria. In più, davanti agli altri fa sfoggio di un'apparenza di perfezione che non corrisponde per nulla alla realtà.
Tra l'altro, nel secondo episodio, quando Bora è appena stata piantata dal fidanzato, entrambe li scovano perché i due uomini sono amici nel bar di lui in una stanzetta che stanno parlando delle rispettive ex fidanzata da una parte e moglie dall'altra. L'ex fidanzato dice che lui si sentiva assolutamente oppresso dalla personalità di Borà, cosa che la lascia ovviamente devastata dopo che lui, cioè dopo che già l'aveva tradita e in più aveva cercato anche di scaricarle la colpa perché si era presentata a casa sua senza dirglielo, allora non ti fidi di me, cioè non so, stai limonando con un'altra, grazie che non mi fido di te. E chiudo la parentesi. Il marito di questa migliore amica, anche lui dice cose veramente di una pesantezza che viene poi spazzata proprio sotto il tappeto perché dice che non vuole passare del tempo con la moglie, ha paura di lei, ogni volta che cerca di fare qualcosa lei sbraita e ripeto, questa cosa che è sintomo proprio di un problema profondo non viene mai affrontata in maniera seria, tant'è che questa storia estremamente logorata viene trascinata per tutti e 14 gli episodi, si arriva alla fine in cui lei sembra considerare seriamente il divorzio, però poi lo sente parlare col fidanzato di Bomi che lavora con lui nel bar e ha preso residenza temporanea nel covo che il marito ha allestito per i suoi hobby privati. Lo sente parlare con questo ragazzo e dice sì, lei mi ha chiesto di sposarla, ma io ho detto di sì perché era lei, perché comunque l'amore non ha bisogno di grandi manifestazioni e comunque è risaputo che io la amo, eccetera, eccetera. C'è un accenno di confronto in cui lei, la moglie, scopre appunto questo covo e lo affronta e gli dice, cioè tu sei stanco dal lavoro e vuoi andare a svagarti, ma non ti viene mai in mente di passare del tempo con me? Cioè anch'io lavoro, anch'io sono stanca, però nella vita di coppia, cioè va bene ritagliarsi degli spazi personali, ma bisogna anche alimentare appunto la coppia. Entrambi hanno le loro colpe e la cosa triste secondo me è che tutto viene risolto con un discorsetto di buoni sentimenti, c'è l'amore sto con lei perché lei palle varie, ma senza andare in profondità e senza una parvenza che le cose poi in futuro cambino, perché di fatto, ripeto, se il nodo non viene affrontato, non vengono messi sul tavolo le rispettive posizioni, i rispettivi pensieri riguardo a cosa non va e a cosa si può migliorare, cioè come si può sperare in un cambiamento. Wow. E la terza coppia, quella che in assoluto ha meno senso di tutte, è quella del socio del protagonista con una delle nuove reclute nell'ufficio. Allora, questo tizio è divorziato, è stato sposato con la capa della redazione dove lavora la migliore amica di Borà. Donna molto che all'inizio sembra estremamente acida, però di fatto è una donna ferita che però ha capito che lei è fatta per stare da sola. Loro due si sono separati male proprio e lui è sempre un po' alla ricerca di conferme nelle altre persone, cerca in tutti i modi di farsi voler bene dai suoi dipendenti, ma probabilmente è un po' troppo aggressivo, è un po' troppo persistente nei suoi tentativi, per cui i suoi sottoposti cercano sempre di svignarsela e di non passare del tempo con lui. L'amico, il protagonista, invece è quello che lo ascolta, però ogni tanto gli dice guarda che magari questa cosa qua, cioè cerca di rivederlo un pochino perché il tuo atteggiamento sembra un po' troppo oppressivo. Arriva questa nuova impiegata assunta totalmente a caso che si innamora di lui e non si capisce perché. E inizialmente lui la tiene un po' a distanza perché, a parte il fatto che c'è una grande differenza d'età,
però un po' non capisce nemmeno perché lei si sia così presa da lui e un po' non si sente neanche all'altezza, finché ha modo di chiarire con la ex moglie, si spiegano poi le rispettive difficoltà che hanno portato al divorzio, si perdonano a vicenda e lui intraprende appunto questa relazione con questa ragazza che è veramente di un'insipidità cosmica. Cioè lui secondo me sarebbe stato benissimo da solo, perché lui è un po' il farfallone che fa lo splendido, va nei locali, ogni sera ne cambia una, però poi manco si ricorda il nome. Tutte queste cose qua un po' da crisi di mezza età, però sinceramente l'avrei visto meglio con l'ex moglie che con questa ragazzina piovuta dal cielo, che sembra anche un po' una mezza stalker, ma siccome c'ha la faccia carina allora non possiamo chiamarla stalker, ma di fatto un po' lo è, perché secondo me va un po' oltrepassa un po' il limite della decenza, soprattutto sul posto di lavoro. Vabbè, hanno deciso di andare in questa direzione, però livello di convinzione della coppia, cioè meno 7 proprio. Quindi torno a dire, per fortuna c'è la coppia principale e per fortuna la coppia principale riesce a reggere proprio le sorti dell'intero dramma, che vale la pena di guardare solo per loro. Ci saranno numerosi momenti proprio di frustrazione per certe scene dei personaggi, per certi siparietti comici che sono estremamente cringe e che a me proprio fanno un po' arrotolare sempre l'intestino, perché mi danno fastidio, perché è la comicità stupida, no? Quella comicità un po' arguta, un po' di spirito che mi convince. Però nel complesso non sono preponderanti e quindi io mi sento di promuoverlo. In più sono 14 puntate che sono 2 meno del solito, cioè va benissimo. Borà de Borà. Lo trovate non so dove, ve lo metto qua sotto nell'info box. Bene, direi che posso fermarmi anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!